Ciao a tutti, continuiamo con le formule sul determinante delle matrici quadrate. Ieri abbiamo visto la regola di Sarrus per le matrici di ordine 3x3. Oggi andiamo a vedere invece l'ultima formula da utilizzare con le matrici di ordine n per n qualsiasi. Partiamo come sempre con un esercizio semplice. Vogliamo calcolare il determinante di una matrice 3x3. Ieri abbiamo visto con la regola di Sarrus che questa matrice aveva determinante uguale a meno 12. Oggi vi voglio mostrare attraverso l'uso di un'altra formula quanto vale questo determinante. La formula l'avrete sentita con il nome di complementi algebrici ed è molto particolare, quindi seguite attentamente passo a passo. Allora, dobbiamo prendere in considerazione o una riga qualsiasi o una colonna qualsiasi della matrice. Il trucchetto è prendere la riga barra colonna che ha più zeri possibili. Ovviamente io qui sono sfortunata perché non ho nemmeno uno zero e quindi prendo per esempio questa colonna. La regola che vediamo oggi mi dice che il determinante di questa matrice, se non voglio utilizzare appunto Sarrus e voglio usare questa formula dei complementi algebrici, si trova in questo modo. Devo moltiplicare il coefficiente, quindi 3, per la sottomatrice che si ottiene andando a cancellare la riga e la colonna in cui si trova il mio numero, quindi la matrice che si ottiene è questa qui che vedete. Inoltre questo termine si trova nella posizione 1 1 perché prima riga prima colonna. 1 più 1 fa 2 che è pari e quindi in questo calcolo devo mettere il segno più, quindi più 3. Poi andiamo avanti, il primo termine l'ho fatto, adesso devo fare la stessa cosa per il secondo e per il terzo, quindi qui devo moltiplicare per 1. Che cosa? La matrice che si ottiene cancellando la riga, la colonna in cui si trova 1 e quindi la matrice è quella che vedete, 1 2 3 3. Ora 1 si trova a posizione 2 e colonna 1, 2 più 1 fa 3 che è dispari e quindi qui nella formula devo mettere il segno meno, quindi quando la posizione è pari metto più, quando la posizione è dispari metto meno. Andiamo qua, devo moltiplicare per 2, che cosa? La sottomatrice che si ottiene andando a cancellare 2 e quindi questa. Che segno ci metto? Andiamo a vedere la posizione, 2 si trova a posizione 3 1, 3 più 1 fa 4 che è pari, quindi nella formula metto più. Quindi il determinante si trova in questo modo, per cui adesso dobbiamo andare a calcolare il determinante di queste matrici 2x2 che ho trovato. Il determinante di una matrice quadrata 2x2 si trova facendo la diagonale principale meno quella secondaria e quindi viene 4x3 12 meno la diagonale secondaria 5x3 15. Di nuovo, meno 1 lo ricopio e andiamo a calcolare il determinante di questa matrice 2x2. Diagonale principale 1x3 3 meno diagonale secondaria 3x2 6 più due volte diagonale principale 1x5 5 meno diagonale secondaria 4x2 8. Ora facciamo i calcoli, 3 per quello che viene tra parentesi che vi ho scritto qui meno 3 fa meno 9, meno per meno più 3, meno per più meno 6 e guarda caso fa meno 12 che è lo stesso risultato che avevamo ottenuto utilizzando la regola di Sarrus. Ovviamente questa formula è un po' più complessa, motivo per cui quando avete una matrice 3x3 io vi consiglio di utilizzare sempre la regola di Sarrus. Ora andiamo a vedere un esercizio più difficile, andiamo a calcolarci il determinante di una matrice 4x4. Ecco qua, ho una matrice di 4 righe e 4 colonne, andiamo a trovare il determinante. Utilizzando la formula dei complementi algebrici, il trucco sta sempre nel considerare la riga o la colonna che ha più zeri, quindi ovviamente io qui vedo che la prima riga ha 2 zeri, quindi scelgo lei perché sicuramente i calcoli saranno più semplici. La formula mi dice che il determinante si trova moltiplicando il coefficiente della riga barra colonna che ho scelto, nel mio caso riga, quindi 1, per la sottomatrice che si ottiene cancellando
il mio numero, quindi questa. Inoltre stiamo attenti ai segni, abbiamo detto che la formula vuole il segno più se il termine si trova in un posto pari, meno se il termine si trova in una posizione dispari. Quindi vi scrivo le posizioni con la penna rossa. 1 si trova nella prima riga, prima colonna, quindi 1 più 1 fa 2, che è pari, e quindi nella formula metto il segno più. Poi qui dovrei fare 0 per la matrice che si ottiene andando a cancellare 0, ovviamente questa, ma 0 per qualcosa fa 0 e quindi sono a posto, non scrivo nulla. Allo stesso modo dovrei fare 0 per la matrice che si ottiene cancellando lo 0, ma anche qui 0 per qualcosa fa 0, ecco perché vi dicevo il trucchetto è andare a prendere la riga che ha più zeri possibili o la colonna che ha più zeri possibili, così almeno dobbiamo fare meno calcoli. Quindi arriviamo direttamente all'ultimo termine, 1 per la sottomatrice che si ottiene cancellando 1, questa. Che segno metto davanti? 1 si trova alla riga 1, colonna 4, 4 più 1 fa 5 che è dispari, quindi metto il segno meno. Ora dobbiamo andare a calcolare il determinante di queste matrici 3x3. Ovviamente posso scegliere due strade. Strada 1, continuo con la regola dei complementi algebrici. Strada 2, visto che è 3x3, uso la regola di Sarrus che abbiamo visto nel video precedente. Ovviamente io preferisco la strada 2 perché la regola di Sarrus secondo me è più veloce. Quindi andiamo a calcolare un attimo in disparte il determinante di questa matrice. Lo riscrivo qui. Per poter applicare la regola di Sarrus dobbiamo andare a ricopiare le prime due colonne. Così il determinante si trova diagonale principale, quindi 1 per 3 per 1 che fa 3, più l'altra diagonale principale, ovvero meno 2 per 4 per meno 2. Attenzione ai segni, meno per meno più 2 per 4 per 2 fa 16, più la terza diagonale principale che è questa, 1 per meno 1 per 1 che fa meno 1. Ora dobbiamo sottrarre il prodotto dei termini delle diagonali secondarie, quindi lui per lui fa meno 6, ma con il meno della formula più 6. Poi la seconda diagonale secondaria è lui per lui, moltiplicati fanno 4. Con il meno della formula scrivo meno 4. Ultima diagonale, lui per lui. Attenzione ai segni, meno per meno più 2, ma con il meno della formula meno 2. Facendo i calcoli il determinante di questa matrice, che era questa qua, viene 18. Andiamo quindi a trovare il determinante della seconda matrice. Usiamo sempre Sarrus e quindi andiamo a ricopiare in ordine le due colonne. Applichiamo la formula di Sarrus, il prodotto degli elementi della diagonale principale viene meno 2. Di nuovo 1 per 3 per 1 fa più 3, meno 2 per 0 per meno 2, 0 per qualcosa fa 0, quindi non scrivo niente. Ora andiamo a fare la diagonale secondaria, ricordandoci che nella formula dovremo mettere meno, quindi lui per lui fa più 2, con il meno della formula meno 2. Di nuovo lui per lui fa meno 12, con il meno della formula meno per meno più 12. Infine 1 per 0 per 1 fa 0 e quindi non scrivo niente. Facendo i calcoli il determinante viene 11. Ritorniamo sopra i nostri calcoli, qua dovevo moltiplicare 18 per il coefficiente che era 1 meno 11 che abbiamo appena trovato per il coefficiente del termine che anche qui era 1. Il risultato viene 7. Il determinante della matrice quadrata 4 per 4 fa 7. Ovviamente questa regola la possiamo utilizzare per qualsiasi matrice, 5 per 5, 6 per 6, 10 per 10 e così via. L'importante è farsi furbi, andare a prendere sempre la riga barra colonna che ha più zeri. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli.
E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.